Buongiorno a tutti amici tichettiani. Buongiorno! Oggi bellissima giornata di sole come ieri, tra l'altro. Abbiamo lasciato la capitale e ci siamo spostati. Sì, Oggi giornata di spostamento. Trasferimento, ma noi non facciamo mai un trasferimento così dal punto A al punto B. No. Noi ci fermiamo sempre nel mezzo. Esatto. Per fare non una tappa, ma tante tappe. Siamo stati bene a Belgrado, ci è piaciuta, una bella città. Ci siamo resi conto che non vi abbiamo detto un dato importante, ovvero il costo del gasolio qui in Serbia. Pensate che il gasolio qui in Serbia è uno fra i più cari delle nazioni circostanti. Costa più che in Italia, Esatto. addirittura. Al cambio viene 1,67 €, circa 215 dinari. E quindi per fortuna noi avevamo fatto il pieno in Bosnia. Al confine, prima di uscire, con gli ultimi spiccioli rimasti. E niente, insomma, era un dato importante perché così se viaggiate da queste parti, insomma, vi conviene farla prima in Bosnia. E si faceva una valutazione che abbiamo visto un po' di prezzi in giro che sono relativamente buoni, ma vanno a contrastare con il prezzo dei carburanti che sono molto più elevati. Esatto, perché ieri ad esempio una pagnotta di pane intera l'abbiamo pagata 60 centesimi al cambio e quindi buono. Abbiamo visto i banchetti, quelli della frutta e verdura fresca, non al supermercato, proprio ai banchetti, quelli piccoli, comunque sono prezzi nell'ordine di 1 euro, 2, insomma prezzi molto molto buoni. Però stona questa nota del prezzo del gasolio che è molto elevato. Comunque dicevamo giornata di spostamento. Siamo prossimi a lasciare il paese. E siamo venuti vicino al confine che è praticamente creato naturalmente dal fiume Danubio, quello che abbiamo incontrato a Belgrado e che separa proprio la Serbia dalla Romania. Però c'è una cosa interessante che vogliamo andare a vedere, c'è passata nel web e quindi vogliamo andare a dare un'occhiata proprio qui sul lato serbo prima di lasciare il paese. Ma prima di farvelo vedere, una cosa importante. Abbiamo fame. Lui la mette sempre al plurale. Sì. E poi è lui Non è che vero, muore di anche fame. te avevi fame. No, ho fame anch'io. Però Diciamo le cose come stanno. ho fame anch'io, quindi stavamo proprio discutendo se fare un piatto di pasta o mangiare qualcosa così al volo, perché per la pasta ci vuole sempre un po' di più. E quindi, visto che c'è questo sole, sono ore belle della giornata, non vogliamo poi passare lì a spignattare, lavare, rimettere a posto i piatti, insomma, con 2 cose fredde al volo facciamo prima. Esatto, così guardiamo questa zona dove ci troviamo e poi attraversiamo il confine. Sì, ci si passa. Questa che vedete alle nostre spalle è la fortezza di Golubac. Purtroppo è Sono chiusa. triste. È chiusa in questi giorni per almeno 4 giorni e quindi non Sembra possiamo... che ci siano delle manutenzioni, abbiamo capito un po' dal cartello che è affisso fuori, cancello chiuso, non c'è un'anima dentro, peccato e non possiamo perché visitarla. siamo venuti qua quasi per questa, diciamo. Volevamo, ripeto, passare il confine verso la Romania, ma questa era una tappa che ci piaceva. Era una bella chicca. Comunque sia, questo qui è il Danubio e in questo punto fa una bella ansa, forma quasi una specie di lago. E proprio sull'altra sponda c'è la Romania. Quindi noi ora seguiremo questa sponda del fiume dalla parte nostra. Serba, sì. C'è da fare un bel pezzo di strada, diversi chilometri, attraversiamo questo parco e più avanti ci dovrebbe essere il confine, quindi il ponte sul Danubio e noi passeremo dall'altra parte. 2 informazioni per chi passasse di qua e la trovasse aperta, mannaggia. Il prezzo, anzi, o meglio, i prezzi ce ne sono più di uno perché dipende da quale parte volete visitare. La parte bassa costa 750 dinari, più o meno 6,40 € al cambio. Poi c'è una parte intermedia che ha un altro prezzo, mi sembra 1200 dinari, vado a memoria,
e le 2 torri superiori potete arrivare fino in cima, ovviamente il panorama è diverso, non ricordo il prezzo. Comunque sul sito, su internet trovate i vari prezzi. Siamo ripartiti e faremo questa strada che sulla carta è molto bella perché costeggerà tutto il Danubio fino al ponte, come vi diceva prima Fede, dove ci sarà la dogana. Pensavamo fosse più breve e invece abbiamo guardato e sono 2 ore di strada, quindi ci vorrà un po' prima di sbucare in Romania. Oggi praticamente la passiamo su Charlie. Sì, vabbè, è una giornata cuscinetto di spostamento. Ragazzi, strada meravigliosa, stiamo costeggiando da un'oretta circa il Danubio, bellissimo, panorami eccezionali e poi con questi colori autunnali degli alberi, insomma l'avete visto dalle immagini, veramente bello. Buonanotte, ma qui si vede un po'. Guarda che lavoro. Guarda che bellezza. E vai, si sale. Ci siamo fermati un po' anche per riposarci, ma soprattutto per ammirare il panorama da questo punto, che è un pochino più alto. Vi faccio vedere da quest'altro lato la maestosità del Danubio. Abbiamo visto anche tante imbarcazioni, traghetti, fanno addirittura le crociere sul Danubio. Siamo ormai a una ventina di chilometri dal confine, quindi 20-25 chilometri. Alla fine il tempo di percorrenza era anche meno di quanto ci dava inizialmente il navigatore, diciamo un'oretta e mezzo si riesce a fare tutto il tratto di strada. E ci apprestiamo a salutare la Serbia, ragazzi, perché mancano soltanto 3 km al confine. Il confine sarà un ponte che passerà sopra il Danubio e quindi niente, grazie Serbia, siamo stati bene anche se per pochi giorni, diciamo l'abbiamo attraversata perché comunque volevamo arrivare in Romania, l'idea di arrivare in Romania prima che arrivi il grande freddo e le grandi piogge o l'inverno pesante, perché sappiamo insomma che il clima rumeno magari non è proprio primaverile, lo sappiamo che il periodo è questo. In lontananza vediamo il ponte dove poi in fondo c'è la dogana, quindi fra poco ci rivedremo, speriamo dalla parte rumena. Dall'altra parte. You're like a fine bottle of wine. I crave your kiss all the time, baby. E siamo in Romania, ragazzi. Romania! E c'è anche una coccinella sul vetro. Ci porterà fortuna? Intanto ci ha portato fortuna con la dogana che è stata un po' lenta. Un po' lenta, hanno voluto in uscita dalla Serbia, oltre a controllare i passaporti, hanno chiesto tutti i documenti di Charlie, l'altra volta non ce l'avevano chiesti, e ha voluto vedere dietro perché nessuno mai crede che sia un camper, quando glielo diciamo si mettono a ridere.
È un camper, signori, è un camper chiuso, ma è un camper. Senza finestre, ma è un camper. Quindi quando vedo dietro, camper, insomma, sono anche secondo me un po' curiosi. E poi comunque abbiamo fatto tutto il ponte e siamo arrivati alla frontiera rumena e anche lì controllo passaporti, ha chiesto la patente a Federico, il libretto di Charlie e ha voluto vedere dietro. E poi la cosa particolare è che è salito sopra, vabbè, quello ha dato un'occhiata, ha visto il marsupio nero di Federico e l'ha indicato e parlava qualche parola d'inglese, ha detto voglio controllare quello. Ma ha guardato anche il portafogli. Ecco, ha guardato il portafoglio. Probabilmente sospettavano che trasportassimo, non lo so, ingenti somme di denaro, non lo so. E ha visto era vuoto, ha detto questi sono morti di fame. E infatti ha fatto via, andate, ci ha ridato poi i passaporti e questa è stata, però è stata buffa perché tutti, cioè non tutti, ma in passato ci avevano controllato i mobiletti, no? Noi pensavamo alle cose del frigo, eccetera eccetera, mai nessuno ci aveva guardato dentro la borsa personale, addirittura dentro il portafogli. Sono uscite 2 farfalline, ha detto questo è povero, via. E quindi niente, ci ha detto buon viaggio, ci ha chiesto dove andate di preciso e gli ho detto ma è un tour, abbiamo il camper, non c'è una meta precisa, insomma è stato, cioè, era la verità di fatto. Sì. Comunque hanno visto, insomma, non avevamo nulla da nascondere e ci hanno lasciato passare. E in tutto questo ci siamo dimenticati di dire che è il 21esimo paese per Charlie. Grande Charlie! Mitico. E prossimamente metteremo un'altra spilletta. A questo punto percorriamo il Danubio nella direzione opposta di quella che abbiamo fatto all'andata, perché qui vicino c'è un posto molto bello da vedere e particolare. Abbiamo trovato anche un parcheggio dove passare la notte, quindi ora vediamo un po' com'è la situazione, decidiamo se visitare il luogo in serata, ora appena arrivati, o domattina, perché il sole sta già andando giù. Un'altra cosa che non vi abbiamo detto è che dobbiamo spostare le lancette dell'orologio di un'ora, che infatti qui stiamo proprio guardando e cambia il fuso orario. sì, +1. E da oggi le nostre premiere, per voi non cambia nulla, sono alle 9 di sera, ma noi le vedremo alle 10 di sera. Sì. Attraversiamo ora la cittadina di Orsova, Orshova, a seconda di come si pronunci, e la nostra meta è poco dopo. Il sole intanto sta andando giù, è accecante, si fa fatica a vedere la strada, poi è pieno di camionisti che guidano come dei pazzi. Vanno veloci, sì, per ora. Il primo impatto è che hanno tutti fretta di arrivare alla dogana. And I go ahead and compare myself to her. But I'm not no other, so why even bother? We can't go back to what we were. Goodbye, my love. Our time is up. God knows we tried. This is our last goodbye. Goodbye, my love. Our time is up. God knows we tried. This is our last goodbye. Oh, Buongiorno amici! Buongiorno! Ben ritrovati! Ci vedete abbastanza bardati perché stamani è stato un risveglio piuttosto diaccio, come si dice dalle nostre parti. Sotto zero. Con la D, diaccio, perché rende veramente bene l'idea.
Ci siamo svegliati con meno un grado. Esatto. E il cinesino ha lavorato per un'oretta, Sì, sì. quindi ci ha dato quel tepore giusto per affrontare la giornata. Esatto, per vestirci, darci una lavata, eccetera, eccetera. Era freddo, non ce l'aspettavamo, probabilmente anche la vicinanza con il Danubio. Vi ricordiamo che abbiamo dormito in un parcheggio proprio vicino alla frontiera, abbiamo fatto qualche chilometro. E anche perché qui c'è una cosa che vi vogliamo far vedere e che ci interessava, ma ieri sera era tardi, era buio, Eravamo cotti e anche quello, e quindi non abbiamo ripreso nulla e abbiamo fatto una cenetta veloce e poi siamo andati a letto praticamente subito. Quindi niente, ora scendiamo belli coperti e andiamo a vedere questa chicca. Sì, perché ci siamo spostati giusto di un paio di chilometri, 1,5 chilometri dal parcheggio dove abbiamo passato la notte, e qui davanti a noi c'è subito la chicca. Esatto, vediamo quanti di voi la conoscono. Se l'avete vista e la conoscevate, ovviamente ce lo scrivete, perché magari per noi è stata una scoperta, ma per qualcuno di voi non lo è. Siamo giunti su questo ponte, qui sotto ci sono le imbarcazioni per chi volesse fare il tour. Fa freddo, ragazzi. E in questo modo potete godere di questa attrazione da molto vicino. Ora ve la inquadriamo. È bella grande, È bella grande. Anche per i miopi si vede bene. Il sole sta sorgendo e lo sta illuminando. Eccola lì, la statua del Decebalo. Ci siamo spostati di qualche metro e siamo venuti a vedere la statua di lato. Qui abbiamo un piccolo canyon che poi si affaccia sul Danubio e sopra di esso fa bella mostra questa immensa statua. Siamo proprio sotto, infatti, alla statua del Decebalo. Decebalo, ma chi era costui? Era un re della Dacia che portò le sue genti, il suo popolo, alla vittoria contro i Romani. Pensate, ben 2000 anni fa. È stata costruita, ovviamente scolpita nella roccia, e pare che ti guardi perché ha questi occhi così grandi. Pensate, è alta 55 metri e è una delle statue, se non l'unica, più grande di tutta Europa. E in questo momento ci sono anche dei temerari che passano con la barchetta sotto la statua con ben 0 gradi di temperatura. Nel frattempo il sole si è alzato quel tanto che basta per illuminare tutto il volto del Decebalo completamente. Ripartiti dalla statua, siamo venuti nella città più vicina, che si chiama Orsova. Dobbiamo fare i compiti canonici che ci attendono una volta entrati in un paese nuovo, ovvero sempre le solite cose, la SIM telefonica, perché comunque ci vogliamo rimanere un po' di giorni e, come sapete, ci serve la connessione. Stiamo guardando, ma purtroppo non vediamo negozi di telefonia. Poi la seconda cosa è prelevare, perché la Romania, anche se è in comunità europea, però non adotta l'euro ma ha la moneta lei, e quindi dobbiamo prelevare in valuta locale. La terza cosa, non da meno ma importante, forse la più importante, è la vignetta. Perché per le autostrade e le strade principali qui in Romania serve una vignetta.
È un po' come funziona in Svizzera, in Austria, praticamente c'è questa vignetta, quindi è un pagamento a forfait e non viene pagata la singola tratta autostradale. Siccome per noi poi è sempre difficile capire, ora quando si tratta di autostrada di solito è ben segnalata, ma le strade principali poi a volte non c'è scritto che sono a pagamento o meno, quindi per noi è difficile, non vogliamo incorrere in multa e di conseguenza, comprando la vignetta che è a tagli diversi, abbiamo letto un giorno, 10 giorni, un mese, eccetera eccetera. Pare che si acquisti nelle stazioni di servizio. Ancora non abbiamo trovato perché ci dovrebbe essere scritto fuori, stiamo facendo una perlustrazione a bordo di Charlie, altrimenti andremo nella cittadina successiva. Il prezzo dovrebbe essere intorno a €1 al giorno, perché 30 giorni vengono tipo 26 euro. 27 qualcosa abbiamo letto, però da confermare perché i prezzi che abbiamo trovato sul web non sappiamo se sono aggiornati o meno. Nel frattempo la temperatura si è alzata, sono circa 8-9 gradi ora perché è uscito un bel sole, per fortuna il cielo è limpido e ci stiamo un po' sbattezzando nel cercare questa famosa vignetta. Ci siamo fermati a un distributore nella cittadina, Fede è sceso a chiedere e gli hanno detto, non parlavano inglese, insomma abbiamo capito di andare a una stazione di servizio che si chiama Petrol, credo, così ora mi sembra il nome. Ho sbagliato ragazzi, non è Petrol ma è Petrom con la M finale. Si spera che abbiano la famosa vignettina. Fede è appena rientrato dalla stazione di servizio con una bella sorpresa. Praticamente abbiamo pagato 26 RON e qualche spicciolo che equivalgono a 5,30 € per un mese. Buonissimo, Buonissimo. buonissimo. Noi avevamo capito che costava tipo 27 euro. Sì, sembrava dal calcolo, perché in internet si trovano un sacco di informazioni un po' contrastanti, però vari siti sembrava che costasse tipo €1 al giorno, quindi avevamo calcolato 27-30 euro in un mese. Noi volevamo farla insomma a lungo periodo perché non sappiamo quanto rimaniamo, ovviamente quella di un giorno e 10 giorni è un po' stretta, quindi meglio così. Esatto. Loro sono diciamo gli ufficiali perché hanno chiesto comunque il libretto di circolazione di Charlie, l'hanno inserito e hanno attribuito la targa in modo che abbiamo proprio la vignetta ufficiale. Anche perché credo che se ti fermi qualche telecamera, qualche poliziotto, loro infatti tramite i terminali possono capire. Esatto. Noi comunque la teniamo qui insieme al libretto di circolazione, Sì, infatti, così comunque siamo almeno a posto. siamo sicuri. Ora mancano le altre due però e quindi non è ancora finita la missione di oggi, ovvero la SIM e il prelievo. Eccoli qua, i lei, 50 lei, sono banconote quasi trasparenti, quasi di plastica. Abbiamo fatto un prelievo di 500 lei che praticamente sono 100 euro e come vedete abbiamo gli spicci perché abbiamo comprato la SIM della Vodafone con quanti giga? Illimitati. A che prezzo? 8 euro più 5 dell'attivazione, diciamo. Quindi 12 euro. Quindi 12 euro in totale. Praticamente in un colpo solo abbiamo fatto gli ultimi 2 passaggi che ci mancavano, le ultime 2 missioni. Tra l'altro qui in Romania non serve nemmeno il documento di identità. Potete avere la SIM senza problemi. Ci troviamo nella cittadina di Drobota Severin. E già che abbiamo fatto le nostre commissioni facciamo anche una passeggiata, così prendiamo un po' di sole caldo e soprattutto facciamo un po' di spesa. Era quella la cosa importante, non il sole caldo. Io l'ho presa un po' larga. Andiamo a vedere quanto costa fare la spesa in Romania. Divide per 5. Fettine di maiale costano 15 lei, che sono 5 euro. No, sono 3 euro diviso 5. Possiamo prendere uno di questi. Allora abbiamo fatto una piccola spesa, abbiamo preso carne, uova, pomodori, pane, un po' di cose, abbiamo speso 50 lei
che sono 10 euro. Sì, circa 10 euro. La conversione è facile, basta dividere per 5 come abbiamo già detto. Soddisfatti, direi. È un Carrefour, quindi i prezzi sono comunque in linea con i nostri. Abbiamo lasciato le rive del Danubio e ci stiamo addentrando nella nazione. Abbiamo preso una strada minore, diciamo così, che dovrebbe fare un taglio e arrivare alla prossima meta che abbiamo individuato. It's all we get now. Your eyes are feeling sad. You met someone, been telling him those lies. I stand here smaller than ever, and you just pass me by. We never found the right time. Queste zone rurali ci stanno ricordando un po' la Georgia a tratti. Queste casette, case basse con il giardino, gli animali, hanno il fossato davanti casa con i cancelli, insomma c'è un richiamo alla Georgia. Last Sunday. Siamo entrati nella città di Targu-Ju, però è l'ora di pranzo, l'ora di punta, e quindi c'è un traffico bestiale, tutti che escono da scuola, molto movimento, e il problema è trovare un posticino a Charlie. Ci siamo fermati di fronte a questo parco cittadino e dietro di noi abbiamo questa particolare scultura. In realtà nella città ne abbiamo tante e sono tutte sculture di Konstantin Brancusi, che è uno scultore famosissimo a livello mondiale. Lui è nato praticamente in questa zona e ha coperto la città di queste opere che sono talmente imponenti da essere viste da qualunque parte della città. Effettivamente questa colonna infinita si fa ben notare. Questo scultore è diventato famoso per essere stato soprattutto uno dei pionieri del minimalismo ed è vissuto a cavallo tra la metà dell'Ottocento e la metà del 1900. Noi ora ci siamo fermati qui intorno al parco. È stato un po' difficile in realtà trovare un parcheggio. Abbiamo una discreta fame. Mentre Marta sta preparando, vi faccio vedere un po' il luogo dove ci siamo parcheggiati. È una cittadina abbastanza movimentata. Ed ecco qui il nostro pranzo di oggi, un pranzo molto veloce perché siamo comunque di spostamento ed è anche bello rinfrescante, è molto estivo. E dopo le temperature rigide di stamattina e di stanotte, bisogna dire che oggi in pausa pranzo fa molto caldo. Lasciato la città, il panorama è cambiato di molto, perché questa strada, precisamente la 66, come la Route 66, si addentra in un parco e sale un po' perché stiamo per affrontare i Monti Carpazi. Vogliamo raggiungere una regione DOC, diciamo, per la Romania, che è la regione della Transilvania. Non avrà bisogno di presentazioni, sicuramente la conoscete. Ci siamo fermati a fare il rifornimento, o meglio a fare un refill del serbatoio perché non era vuoto, a questo distributore che si chiama Baril. Abbiamo visto il prezzo che ci sembra buono, non è il prezzo della Bosnia,
ma qui costa 7 lei.07, che al cambio in euro sono tipo 1,42 euro, 1,43 euro, quindi un po' di più effettivamente dall'1,10, 1,15 della Bosnia, però sicuramente meglio che in Italia. Abbiamo deciso di fare altri chilometri verso la prossima tappa, che è il paese di Atek. Si pronuncerà bene? Non lo so. Ancora il sole è abbastanza alto, sono le 5, però diciamo che ancora si riesce a viaggiare. Fede mi dice non essere stanco e quindi andiamo. Abbiamo avuto la conferma che siamo arrivati in Transilvania. Sono il conte Dracula! Scusate, siamo un attimino stanchi e fusi. No, ancora la luce c'è e quindi questo paesino che abbiamo attraversato non aveva grandi parcheggi per ospitarci stanotte, e quindi abbiamo deciso di proseguire, anche perché manca una mezz'oretta scarsa alla tappa che volevamo fare domani, quindi ci siamo detti ma ormai facciamo l'ultima mezz'ora e pochi chilometri, così domani mattina siamo già lì e vedrete, se rimarrete collegati vedrete. Tra una cosa e un'altra siamo giunti all'ora di cena, siamo veramente affamati. Ci facciamo 2 belle fette di carne che abbiamo comprato oggi al supermercato, almeno le mangiamo belle fresche. Nel frattempo che la padella fa il suo dovere abbiamo ad attaccare la spilla nuova della Romania. Eccola qui, Romania. La mettiamo esattamente, dobbiamo lasciare spazio anche ad altri eventuali paesi, perché qui la situazione è molto fitta. È congestionata. Mettiamola così. Vai. Ha fatto tac. Ha fatto tac. Romania. Romania. Beh, noi ragazzi stacchiamo il video perché sennò si brucia la carne. Esatto. Vado. Scusate, mettete un like e ci vediamo a presto. Un bacio e grazie. Condividete i nostri video, aiutateci a raggiungere il mondo. Grazie Ciao. a tutti. Ci vediamo nel proseguo del nostro viaggio, non vi perdete il prossimo video e quelli successivi, perché vi porteremo in Transilvania. Transilvania.